Proviamo un attimo a ruotarlo leggermente. Eccolo, guarda, il 3 si muove, il 3 è libero. Estrazione contemporanea di 2 iniettori. Dai, levati. Eccolo, eccoli uno. Cilindro numero 1, partendo da sinistra. Vediamo. Allora. Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di estrazione iniettori del 1300 Multijet CDTI, iniettori Denso, per intenderci questo tipo di iniettori che sono stati montati da tantissime macchine, il 1300 diesel. Io ho visto che ci sono tantissimi video su internet che fanno vedere cose pazzesche per estrarre questi iniettori. Ma è possibile che sono così incastrati? Allora mi sono fatto 2 chiacchiere con Nicolas, che saluto, anche lui è un appassionato di meccanica, che lo ringrazio, e lui mi ha detto: guarda, fai così. Il segreto, ragazzi, il segreto per tirarli fuori è un'azzata. Dobbiamo utilizzare questo, cavolo, questo. Come facciamo? In previsione di estrarli, una settimana prima li andiamo a spruzzare questo. Ci camminiamo, dopo 2 giorni ci ne spruzziamo un altro pochino e al 7° giorno l'andiamo ad estrarre. Ora lo facciamo insieme, perché è una cazzata, vai! Come prima cosa liberiamo gli iniettori. Sulla mia macchina gli iniettori vanno estratti 2 alla volta, perché c'è un perno particolare che li tiene tutti e 2. Quindi adesso andrò ad estrarre questi 2. Ora qui allento un attimo la parte elettrica, che questi cavi sono veramente duri. Per togliere il connettore elettrico bisogna tirare indietro la linguetta gialla. Per estrarre bisogna premere la linguetta nera ed estrarre il connettore. Ok, parte elettrica rimossa. Il VD40 deve essere messo alla base dell'iniettore. Non ne va messo molto. L'importante è che la base dell'iniettore, cioè questa qui, si bagni bene bene tutto intorno con il VD40. Così facendo, col tempo, il VD40 scenderà e arriverà fino in fondo. Ora adesso dobbiamo andare a liberare il perno che tiene l'iniettore. Successivamente dobbiamo smontare i condotti di andata, questi che sono di metallo che portano ad elevata pressione il gasolio. Qui c'è un dato esagonale. Facciamo piano. Eccolo, andato. Questo è il primo. E poi abbiamo una rondella e questa rondella particolare. Li mettiamo via. Con una chiave 14 svitiamo i condotti. Andiamo con cautela, si svita in senso antiorario. Ok. Chiave 17. Togliamo i condotti. Ok. Questo è un po' più incastrato, no, è venuto via subito, eccolo. Ok. Allora, però prima di estrarlo, vedo che qui è pieno di gasolio. Cerchiamo di asciugare un po', non vorrei che dello sporco, della schifezza andasse dentro, perché smontando questi ovviamente hanno scolato qui sotto. Ok, ci siamo, questo è il grande momento. Sono liberi, adesso
li estraiamo a mano. Allora io eviterei di prendere la parte in plastica questa, cercherei di prendere il metallo. Diamo una smossina, proviamo un attimo a ruotarlo leggermente. Eccolo, guarda, il 3 si muove, il 3 è libero. Il 4 è fermo, è difficile arrivarci. Cerchiamo di girarlo, di fare una rotazione. Eccolo, ecco. Ah, si muove anche il 4 adesso. Estrarlo. Oh, il 3 è uscito! Il 3 è uscito! Dai, 4, dai, numero 4, vai! Eccolo, è uscito! Ragazzi, grande evento, estrazione contemporanea di 2 iniettori, 3 e 4, eccoli, wow! Se non esce questo, maledetto condotto, qua, mi dà fastidio con questo condotto, dai, levati, eccoli uno, guarda com'è bagnato, eschi, eccoli! Guarda quanto sono sozzi. Ragazzi, sono commosso. Ragazzi, guardate quanto sono sporchi. Questo qui era quello che già avete visto e che conoscete, che io avevo precedentemente pulito. Ma guardate questi quanto sono sporchi. Mettono paura. Allora, ve li metto a confronto, così vediamo uno pulito e uno sporco. Scommetto che questi manco spruzzano. Ora gli diamo una bella lavata. Togliamo l'o-ring prima di fare la pulizia. Allora, mentre che aspettiamo che finisce il lavaggio, io sto facendo 50 gradi 15 minuti, andiamo a pulire i condotti perché saranno sporchissimi. Oh, andiamo un po' a vedere cosa c'è dentro. Questo è il quarto. Allora, di che lerce poco. Passiamo un attimo al terzo iniettore. Beh, ovviamente tutto questo giallo ora adesso lo puliamo e lo facciamo splendere. Con delicatezza dobbiamo andare ad asciugare. Mi raccomando, non rigate nulla assolutamente. Andiamo con calma, con cautela giù in fondo. Diamo una pulita al condotto. Eccolo qua. Ok, questo è un po' il VD40, un po' il gasolo, di tutto ci è andato dentro. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Giù c'è proprio del catrame, guarda qui. Vediamo lo stato. Questo è il quarto, è ancora sporco. Ci sono questi detriti che danno veramente fastidio. Allora, il cilindro qui lo vedo proprio otturato. C'è un tappo. Invece quest'altro riusciamo ad entrare dentro alla camera di combustione. Eccola anche qui, è sporchissimo. Eccola qua. Ah. Allora, questo è molto più pulito rispetto agli altri. Sì, decisamente. Ok, ha finito. Tiriamo fuori i nostri iniettori. Ah, guarda che belli! Ragazzi, sono tornati lindi e puliti. Fantastico, sono bellissimi. Guardate ora quanto sono puliti. Adesso possiamo rimontare il tutto e prendiamo delle rondelle di rame nuove. Queste sono fatte appositamente, hanno una forma particolare per una. Assicuriamoci che cadano dritte in questo modo. Ok, sono andate a posto da sole. Per rimontarli, mi raccomando, ricordatevi il verso e ricordatevi anche il numero. Io li avevo presegnati, questo è il numero 3, questo è il numero 4, perché questi sono registrati sulla centralina.
Mandiamo a battuta. Adesso riposizioniamo i condotti, però non li stringiamo i dadi, ma lasciamo tutto molto morbido, stringiamo tutto alla fine. Dai. Facciamo così. Teniamo questi tutti così. Dobbiamo stare qua e qua. Ok. Parte finale. Questo. Proviamo ad accendere. Oh, che fumata! Interessante. Non fa più fumo. Prima mi faceva fumo. Interessante. Molto molto interessante, ragazzi. Allora, facciamo un attimo. Ricapitoliamo. Allora, così facendo non c'è il rischio di starare gli iniettori. Sì, perché quando noi andiamo ad aprire, l'iniettore si stara. Praticamente questo qui dentro, tutte le mollette che ci sono qua dentro sono tarate. Quindi se noi le andiamo a smontare qui sopra per estrarle con l'estrattore, quello col peso ad escursione, una volta aperto vanno per forza tarati con il macchinario che ha il pompista. Invece in questo modo noi abbiamo semplicemente pulito la parte e rimesso, ovviamente gli iniettori io li ho numerati e l'ho messi allo stesso punto. Sono rimasto sorpreso dal fatto che non fuma più. Prima faceva un fumo assurdo, proprio ne faceva tanto, un puzzo veramente tanto. Adesso questa settimana ci cammino e vi farò sapere come va. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Se il video è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. E per ogni mi piace un iniettore pulito per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima.